Mescolo terra d'ombra bruciata con blu oltremare e blu primario. Fintanto che il foglio è umido, aggiungo del colore preso direttamente dalla tavolozza. Ora passo alla parte inferiore, mescolo terra di siena bruciata, ceruleo ed ocra gialla in proporzioni diverse. Aggiungo ai colori presenti sulla tavolozza un tocco di rosso chiaro. E la volta del calice dei fiori con delle pennellate molto sciolte di lacca rosa. Passo adesso ai tronchi dell'albero. Inizio con i toni intermedi, con una tinta violacea chiara, poi con terra d'ombra bruciata e terra di siena bruciata dipingo le parti più scure. Aggiungo, dove necessario, anche del blu oltremare e del grigio di Payne. Asciugo il tutto con il fond perché dipingo i fiori. Per i fiori utilizzerò una tinta grigio violacea fatta con un azzurro alternando blu oltremare e ceruleo e la lacca rosa. In questo caso occorre osservare attentamente il soggetto e cercare di cogliere anche le minime sfumature di colore. Spruzzo del giallo per le antere all'interno del fiore. Continuo sempre con l'alternanza di tinte molto tenui, una volta violacee tendenti all'azzurro e quindi fredde, altre volte violacee tendenti al rosa e quindi calde. È importante in questa fase dare le pennellate molto sciolte, piuttosto che delle pennellate leziose e impacciate. Questo perché una pennellata sciolta esprime energia e forza.
mano che i colori dei fiori asciugano, li intensifico dove necessario. Il colore giallo per le antere, così spruzzato, dà un tocco di brillantezza all'insieme. Proseguo con i fiori più lontani dal centro focale e perciò li dettaglio meno. In questa fase riprendo i bordi determinando maggiormente i bordi netti. Allo stesso modo riprendo i calici dei miei fiori con una tinta più scura. Ripasso tutto il mio dipinto cercando di riempire eventuali lacune e accentuare delle sfumature esistenti. Nel contempo definisco ulteriormente alcuni bordi netti ed altri invece li lascio morbidi.
Finiti i fiori, definisco e scurisco maggiormente lo sfondo. Questo darà maggiore risalto ai fiori. Ora, col bianco direttamente dal tubetto, accenno agli stami e col giallo coloro le antere. Con la lacca rosa riprendo gli stami cercando di non passare dove sono passato con il bianco. Questo contribuirà a metterli in maggior risalto. Rinforzo le antere gialle con del verde dato in corrispondenza opposta alla direzione della luce.
Riprendo ancora una volta gli stami con il bianco. Avete notato come a quelli colpiti direttamente dal sole non ho dato il rosa. Rinforzo ancora una volta lo sfondo per avere il massimo contrasto. In questo caso specifico non mi adeguo al soggetto, ma do questi rinforzi secondo un certo gusto estetico. Adesso gli ultimi ritocchi, infine, col bianco preso direttamente dal tubetto. Con questi tratti bianchi metto alcuni luccichi di fantasia che danno un po' di frizzantezza al tutto. Se il video vi è piaciuto, per favore mettete mi piace. Grazie.